Hai mai immaginato un'intera civiltà scomparsa negli abissi, tanto evoluta da sfidare ogni logica? Una terra perduta che, ancora oggi, fa discutere studiosi e appassiona cercatori di misteri di ogni parte del mondo. E se Atlantide non fosse solo una leggenda? In questo video indagheremo ogni dettaglio dietro l'enigma dell'isola sommersa, dai testi di Platone alle ipotesi moderne, fino alle teorie più sorprendenti che potrebbero cambiare il nostro modo di vedere la storia. Origini del mito. La storia di Atlantide, la leggendaria isola perduta, affonda le sue radici nei dialoghi di Platone, in particolare nel Timeo e nel Crizia, scritti intorno al IV secolo a.C. Secondo il filosofo greco, Atlantide era una potente civiltà che viveva al di là delle colonne d'Ercole, collocazione che molti identificano con lo stretto di Gibilterra. Ricca e tecnologicamente avanzata, questa terra vantava templi maestosi dedicati agli dei e un'organizzazione politica estremamente evoluta. Eppure, il racconto di Platone parla anche di un castigo divino. L'arroganza degli abitanti di Atlantide avrebbe provocato la loro rovina e la città, inghiottita dalle onde in un solo giorno e una sola notte, scomparve per sempre. Dove finisce il mito e dove inizia la realtà? Per alcuni, la descrizione di Atlantide è solamente un'allegoria ideata da Platone per illustrare la superbia umana e le conseguenze della ibris. Per altri, invece, il fatto che Platone abbia insistito più volte sulla veridicità della storia e che abbia fornito descrizioni così dettagliate getta dubbi sul semplice mito filosofico. Da allora, generazioni di avventurieri, storici e ricercatori hanno cercato indizi concreti, testimonianze archeologiche, antichi resoconti e persino mappe misteriose, sperando di trovare la prova definitiva che Atlantide sia esistita davvero. Dal mito alla storia. Le prime ricerche. Le prime ricerche moderne su Atlantide iniziano a emergere nel XIX secolo. Personaggi come Ignatius Donnelly pubblicarono opere influenti in cui sostenevano che Atlantide fosse reale e che la sua scoperta avrebbe riscritto la storia dell'umanità. Donnelly e altri autori avanzavano teorie ardite. Alcuni la collocavano nell'Oceano Atlantico, altri nel Mediterraneo, altri ancora in continenti perduti come Mu o Lemuria. Queste teorie, seppur spesso rigettate dal mondo accademico, alimentarono la fantasia collettiva e diedero vita a una vera e propria Atlantide mania. Nel corso del XX secolo, la ricerca si è fatta più sistematica. Esploratori e appassionati hanno cercato rovine sommerse in vari punti del globo, a volte basandosi su fonti storiche, altre volte su presunte rivelazioni medianiche o su interpretazioni fantasiose di antichi testi. Fra le ipotesi più popolari c'è quella di localizzare Atlantide nelle vicinanze di Santorini, in Grecia, collegandola all'eruzione catastrofica che distrusse la civiltà minoica intorno al 1600 a.C. Altri individuano la mitica città perduta nei pressi delle Azzorre, in prossimità di presunte strutture sottomarine. E non mancano i ricercatori che la collocherebbero addirittura in Sud America, in Antartide o vicino a Cuba, dove sono state segnalate strane formazioni geometriche sul fondale. L'ipotesi greca e l'eruzione di Thera. Tra le ipotesi più discusse e ritenute plausibili dal punto di vista storico e archeologico c'è il cosiddetto collegamento con la civiltà minoica. Secondo alcuni studiosi, l'eruzione del vulcano di Thera, l'antica Santorini, avrebbe devastato le coste di Creta e provocato un'immensa onda anomala, mettendo in ginocchio la fiorente civiltà minoica. Alcuni vedono in questa tragedia un possibile nucleo storico che Platone avrebbe trasfigurato, romanzandolo nei suoi dialoghi. È innegabile che la civiltà minoica fosse avanzata per l'epoca, possedeva un'architettura sofisticata, un sistema di scrittura ancora oggi in parte indecifrato e grandi conoscenze in campo navale. La leggenda di Atlantide potrebbe essere nata dalla memoria di questo cataclisma e delle sue devastanti conseguenze. Tuttavia, nel racconto di Platone si parla di un continente oltre le colonne d'Ercole, non nel cuore del Mediterraneo.
Così, molti confutano questa ipotesi, sostenendo che un evento reale sia stato preso come ispirazione, ma che Atlantide, nel testo platonico, fosse geograficamente collocata altrove. Le altre teorie. Dalle Azzorre a Cuba. L'Oceano Atlantico rimane, nell'immaginario popolare, la sede più suggestiva per collocare Atlantide, un continente perduto che avrebbe dato il nome allo stesso oceano. Alcuni ricercatori indipendenti affermano di aver trovato strutture sottomarine al largo delle Azzorre, ipotizzando che si tratti di resti di mura o strade sommerse. Allo stesso modo, al largo di Cuba, alcuni scienziati canadesi hanno segnalato nei primi anni 2000 la presenza di formazioni geometriche sul fondale interpretabili, secondo alcuni, come piramidi, strade o templi perduti. Pur essendo suggestive, queste scoperte non hanno ancora trovato conferme definitive nella comunità scientifica. I rilievi sonar spesso restituiscono immagini ambigue, che possono essere frutto di strutture naturali o illusioni ottiche, e l'analisi diretta tramite immersioni risulta complicata a causa delle profondità in gioco. Altri ancora puntano il dito verso il Sud America. Alcuni sostengono che l'architettura di antiche città precolombiane, come Tiahuanaco, potrebbe essere la traccia di un'antica civiltà migrata da un continente scomparso. E c'è anche chi teorizza che Atlantide si trovasse in Antartide, basandosi su mappe misteriose come la mappa di Piri Reis, che mostrerebbe forse il profilo dell'Antartide senza ghiacci. Le idee in campo sono tante e, come spesso accade con i grandi misteri, la mancanza di prove concrete non ha fatto altro che alimentare ancora di più l'immaginario collettivo. Atlantide tra pseudoscienza e ricerca accademica. Il fascino di Atlantide è innegabile, ma proprio per questo è anche un tema che può scadere nella pseudoscienza. Numerosi autori, soprattutto dal secondo dopoguerra in poi, hanno associato Atlantide a teorie cospirazioniste o hanno coinvolto alieni, poteri sovrannaturali e tecnologie iperavanzate. Esiste perfino una corrente di pensiero che attribuisce agli Atlantidei la conoscenza dell'energia cristallina o l'abilità di volare su astronavi. D'altro canto, alcuni storici e archeologi seriamente interessati al mito di Atlantide hanno cercato di separare il racconto di Platone dalle interpretazioni più fantasiose. Il lavoro di costoro consiste nel leggere i dialoghi originali in lingua greca, analizzare le traduzioni, esaminare il contesto storico e culturale dell'epoca. Platone, infatti, era un filosofo e gran parte del suo discorso su Atlantide potrebbe essere stata un'efficace metafora politica, la caduta di una civiltà orgogliosa di fronte alla punizione divina per la sua tracotanza. Resta però il dubbio: come mai Platone insisteva che la storia fosse vera e derivata da antiche fonti egizie? Era soltanto un escamotage narrativo per dare più realismo al suo racconto, o davvero egli disponeva di qualche tradizione storica che noi abbiamo perso? Scoperte recenti e possibili conferme. Negli ultimi decenni, l'avvento di nuove tecnologie ha permesso di esplorare i fondali in modo sempre più dettagliato, grazie a radar, sonar e droni sottomarini. Queste ricerche hanno spesso svelato antiche città sommerse, ma la maggior parte di esse risalgono a epoche note e non hanno nulla a che vedere con Atlantide. Un esempio è la città sommersa di Pavlopetri in Grecia, considerata la più antica città sottomarina conosciuta, risalente a circa 5.000 anni fa. Gli appassionati del mito però non demordono. Sostengono che nuove scoperte, come quelle nella zona di Atlantico centrale, possano in futuro confermare l'esistenza di una terra che un tempo affiorava dall'oceano. Al contempo, c'è anche un piccolo gruppo di scienziati che si dedica a modellazioni geologiche e studi sul livello dei mari in epoche passate, ipotizzando che eventi catastrofici, come il repentino scioglimento dei ghiacciai al termine dell'ultima glaciazione, possano aver inghiottito intere porzioni di terra, forse dando origine a leggende di continenti sommersi. Al di là delle molteplici teorie e delle scarse evidenze archeologiche, Atlantide continua a esercitare un fascino potente. È un mito che ci ricorda quanto possa essere fragile la condizione umana di fronte alla natura e alle forze del destino. Che Platone abbia inteso descrivere un continente reale o soltanto tramandare una metafora, la storia di Atlantide racchiude un messaggio universale. Le grandi civiltà possono crollare in un battito di ciglia quando l'arroganza prende il sopravvento.
Per molti, Atlantide è uno stimolo a spingersi oltre i confini della scienza conosciuta, alla ricerca di risposte nuove sull'origine dell'uomo e sul nostro passato remoto. Il mito svolge anche una funzione romantica. Ci spinge a credere che ci sia ancora qualcosa di misterioso e inafferrabile da scoprire nelle profondità dei mari o nelle pieghe della storia. Qualunque sia la verità, la leggenda di Atlantide è viva da oltre 2000 anni e non accenna a tramontare. Continuare a indagare, a interrogarsi, a cercare prove e riscontri è parte integrante dell'avventura umana e della sua innata curiosità. Forse, un giorno, le tecnologie del futuro ci permetteranno di esplorare ogni angolo dei fondali oceanici e magari scopriremo finalmente se Atlantide è stata solo il sogno di un grande filosofo o l'eco di una civiltà davvero vissuta. E tu, credi che Atlantide possa essere esistita davvero? Faccelo sapere, perché in fondo la ricerca di questo mistero non finisce qui. È solo l'inizio di un viaggio affascinante dentro il passato e forse anche dentro noi stessi.